Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere in che settore della vostra vita arriverà l'abbondanza. Abbiamo due scelte, la prima è il mazzo giallo e la seconda è il mazzo nero. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare l'altra lettura. Nel caso voleste contattarmi, invece trovate la mia mail qui e anche nella descrizione del video, così come ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere per voi in che settore arriverà l'abbondanza. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli, un 5 di spade e un cavaliere di denari. Imperatore, mondo, fante di bastoni, allora ragazzi, devo dire che l'abbondanza arriverà da un punto di vista materiale, economico, della stabilità. Avete tanti pentacoli e soprattutto avete l'imperatore. Devo dire che è come se si dissolvessero per voi nel prossimo periodo quelli che sono i conflitti interni, quelli che sono i dubbi, quelli che sono ehm, sì, la confusione che avete inerente a un certo tipo di progetto o un certo tipo di situazione, è come se nel prossimo periodo, grazie alla vostra prudenza, iniziaste appunto a lasciarvi indietro questi pensieri pesanti. Devo dire che avete anche il mondo, che è una carta di compimento, una carta di raggiungimento di risultati, è una carta che parla di un completamento, di una fine di un ciclo per aprire un altro ciclo. Avete anche l'imperatore. L'imperatore è una carta che parla proprio di stabilità economica, di qualche cosa che è solido, che è continuativo, che è costante. Io ho come la sensazione che il vostro conto in banca o comunque la vostra eh, indipendenza, quindi può essere anche un qualche cosa legato al lavoro, ma non necessariamente deve essere legato, perché qui è proprio una questione di indipendenza economica, e raggiungerete presto il vostro trono, mi verrebbe da dire, ok? Perché comunque con la carta dell'imperatore si parla di un impero che è stato costruito nel tempo, che è stabile. E devo dire anche che avendo questo cavaliere di pentacoli, è come se la prudenza non fosse mai troppa, ok? Anzi, vi sento molto cauti, non impulsivi per capirci. Andiamo a vedere ancora altre tre carte. Nove di spade, asso di bastoni, e la luna. Mm. Allora ragazzi, come vi dicevo, io qui ho come la sensazione che mano a mano che rinforzerete la vostra struttura magari aziendale, piuttosto che il vostro conto in banca, piuttosto che vedrete aumentare il lavoro, piano piano, come vi dicevo prima, tutti questi pensieri, queste preoccupazioni, questi
conflitti sia interni che esterni verranno pian pianino a scemare, cioè andranno a scemare, verranno lasciati indietro. C'è anche un asso di bastoni. Qui è fondamentale il vostro modo di agire, ok? L'asso di bastone è sempre una carta che parla di azione, di qualcuno che fa effettivamente qualche cosa. È una carta di azione ma con intenzione, come se aveste ad un certo punto fatto una sorta di piano, grazie all'imperatore, semplicemente molto con cautela, diciamo, lo state seguendo. Non importa che il piano sia reale o solo un'idea, potrebbe essere anche una cosa, diciamo, che si sta evolvendo tranquillamente. Ecco, vi dico, c'è comunque un nuovo inizio, per qualcuno si tratta di un nuovo inizio di un'attività indipendente, quindi di un lavoro autonomo. Ecco, la carta della luna qua mi dice, allora, può avere due versioni, una può fare riferimento al sogno, come se molti di voi stessero cercando di seguire un sogno, di materializzare anche un sogno. Per altri versi potrebbe rappresentare il fatto che non abbiate completamente la visuale chiara di tutta la situazione. Vi ricordo che quando c'è la luna si parla sempre di una realtà a metà, perché è una carta che appunto la luna è un satellite che viene illuminato a metà, per cui potrebbero esserci delle cose di cui ancora non siete consapevoli, che non state vedendo in qualche modo. Mm. Voglio andare a vedere una carta di Osho, andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede, vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più. Ragazzi, per qualcuno potrebbe esserci qualcosa che ha a che vedere con una distanza che magari impedisce di sviluppare appieno le vostre idee. Ok, andiamo a vedere Osho. Repressione, consapevolezza e partecipazione. Mm. Ragazzi, c'è qualche peso qui e potrebbe proprio essere a livello mentale, visto che abbiamo sia il 5 di spade che il 9 di spade. C'è qualche questione a livello mentale che vi sta un po' opprimendo, oppure che può essere un pensiero che voi state reprimendo, visto che si chiama repressione, o come la sensazione che potrebbero essere le idee degli altri. Guardate, c'è anche la carta di consapevolezza, qui è un po' come se diventaste consapevoli di che cosa voglia dire collaborare con gli altri, piuttosto che mettere dei paletti. La partecipazione, questa è una carta che parla della partecipazione di un gruppo grande, ok? Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Però ragazzi, quello che sento è che grazie a questa vostra azione di tipo determinato e focoso, mi viene anche da dire perché comunque è un asso di bastoni, riuscirete a trovare la vostra indipendenza. Se state cercando di aprire un'attività autonoma, ce la farete e vi dirò che andrà anche bene. Cioè, nel senso, avete l'imperatore e avete il cavaliere di pentacoli. È come se faceste piano piano, un passettino alla volta, riuscirete a costruire il vostro impero. E quando c'è l'imperatore di solito è solido come impero, è continuativo. Allora, qui abbiamo, guardate, qua avevamo consapevolezza e qui abbiamo questa carta che parla di fare dei
passi consapevoli, ok? Dice di guardare attraverso le cose, di non... sì, di guardare oltre praticamente, ok? Di non rimanere fermi magari al primo problema, perché comunque poi i problemi ci sono sempre e si risolvono, insomma. È una carta numero 26, magari a qualcuno può essere utile. Andiamo a vedere ancora un oracolo di Osho. Scusate, di Osho, un oracolo zen. Fa quello che vuoi e non perché devi. Wow. Sì, questa carta è un po' come se vi dicesse che qualsiasi cosa voi dobbiate fare, dovete farla col cuore perché avete piacere di farla, non perché è un dovere, non perché vi sentite in debito. Interessante questa carta. Cari amici del mazzo giallo, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, eventualmente con un'iscrizione, con una condivisione. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute anche alle persone che hanno scelto il mazzo nero. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Bene, nel caso vogliate contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui oppure nella descrizione del video, così come anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Andiamo a vedere che cosa arriva nel prossimo periodo, in che settore insomma arriva la vostra abbondanza. Allora abbiamo un fante di coppe, abbiamo un 9 di spade, la carta della morte, un 5 di coppe, la carta della forza, e una regina di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che qui la questione può fortemente essere a livello emotivo. Continuo a vedere questo 9 di spade in centro alla linea. Probabilmente ci sono state delle questioni che vi hanno pesato. Avete anche la carta della morte, come se foste in una fase di rigenerazione, di rinnovamento. Tenete presente che c'è anche un fante qui che parla di nuovi inizi. Quindi è come se ci fosse una sorta di nuovo inizio a livello emotivo. Avete anche il 5 di coppe. Il 5 di coppe è sempre una carta. Se vedo queste due carte è come se vi fosse venuto a mancare qualcuno o qualcosa. Il 5 di coppe è una carta di lutto, è una carta di perdita, sia affettiva ma anche di un'occasione molte volte. Quindi qui è come se fosse stata fatta, o meglio, ci sarà un'offerta, potrebbe esserci un'offerta, fate attenzione a valutare tutte le offerte perché potreste anche accorgervi ad un certo punto che era un'offerta allettante e che avete fatto male a lasciarvela andare, ok? Io credo che qui il punto sia mettervi in gioco. Allora, potrebbe anche essere una persona per qualcuno, vi dirò. Però questa regina di denari è qui per aiutarvi. È a voi che manca quella determinazione per fare un passo in avanti. Andiamo a vedere ancora tre carte. Sei di spade, fante di spade,
e 7 di bastoni. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che abbiate bisogno di staccarvi dal posto in cui siete, perché siete tanto in questa fase 9 di spade, avete bisogno di andare oltre, di creare un po' quella che potrebbe essere la vostra forma di vivere, il vostro modo, diciamo così, di interagire con gli altri. Mm, perché qui abbiamo un 6 di spade al contrario e qui abbiamo la regina di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di staccarsi da certe idee familiari. Guardate, io vi dico, l'abbondanza che vi arriverà sarà un'abbondanza a livello di idee, a livello di novità, a livello di voglia di fare. Può essere che qualcuno cerchi un attimino di smontare tutte queste belle idee, ma voi siete talmente tanto in fase di rigenerazione che nessuno ha questa capacità di smontarvi. Devo dire che siete ancora in una fase un po' passiva, proprio perché c'è questa morte, siamo nella fase di cambio, ok? Qui qualche cosa si è lasciato indietro o si sta lasciando indietro per far entrare qualcos'altro, ok? Però qui si tratta veramente di nuove idee, di nuove amicizie anche, è un qualche cosa che riguarda l'abbondanza emotiva con la carta della forza. Vi ricordo che la carta della forza è collegata al terzo e al quarto chakra ed è una carta di forte generosità e anche la regina di pentacoli è una carta di forte generosità. Ok? Che la generosità non vuol sempre solo dire dare i propri soldi, ma anche per esempio dare il proprio tempo. Ok? Anche quella è una forma di dare. Non c'è una moneta in mezzo, ma quando qualcuno vi aiuta, vi fa un favore, vi dà comunque il proprio tempo, vi regala il proprio tempo. Andiamo a vedere qualche cosa anche con Osho, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Divertimento, wow! Compromesso e nessuna cosa. Allora, devo dire che sì, eh, diciamo dovete focalizzarvi di più su questo divertimento, o meglio, cercare un giusto compromesso tra quello che potrebbe essere il divertimento, il dovere e il piacere, per capirci. Anche perché qui avete questa carta che si chiama Nessuna cosa, che vi dice, rappresenta un po' una lavagna, no? Ed è come se potesse disegnare o scrivere quello che voi volete inerente alla vostra vita, inerente il vostro lavoro. È come se foste voi i padroni, fosse arrivato il momento di disegnare il tipo di vita che volete. Vi ricordo che la morte è una carta che parla della fine di un vecchio schema di comportamento, di una vecchia abitudine, è un taglio a qualche cosa del passato per una rigenerazione. E qui si tratta di ricominciare a scrivere la storia della vostra vita tecnicamente. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi un koan. Carta numero 12. Ecco, questa carta vi dice che potrebbe farvi bene andare in mezzo alla natura, quindi lavorare proprio con i 4 elementi qua vi dice. Mm? Andiamo a vedere ancora un koan per vedere, ops, è voluto uscire. Wow, l'onda e il mare sono uno. Come per dire che sì, l'onda è più piccina, si vede un'onda, invece il mare non si vede nella sua totalità, nella sua globalità, però comunque nonostante quello l'onda fa parte del mare, è una componente del mare, è una cosa sola con il mare. Quindi in qualsiasi situazione voi siate, qualsiasi sensazione di separazione che voi stiate sentendo, perché comunque c'è la morte, c'è il 5 di coppe che ci dice che state lasciando indietro qualche occasione, qualche opportunità, non vi preoccupate perché è come se questa carta vi dicesse
c'è comunque un disegno divino. Avete bisogno di prendere distanza da qualche ideologia, secondo me. Trovare un compromesso tra quello che è il divertimento e quello che è il lavoro, però io vi dico che arriveranno non poche occasioni per prosperare, per anche divertirsi, ma è più proprio una questione di poter stare insieme agli altri, aprire il cuore. È più un cambio di attitudini nei confronti degli altri e del mondo esterno. Anche perché vi allontanerete da certi modi di pensare, sia con questo 6 di spade che con la carta della morte. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, di supporto, di incoraggiamento perlomeno. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!